Sì, ci vediamo di nuovo, è un piacere, ben ritrovati qua nel Centro Cristiano Fonte di Vita. Oggi il Signore ha messo nel mio cuore di condividere una parola che si trova in Efesini capitolo 2, versetto 1 al 3. Fra poco vedremo questa parola. Nel frattempo dal Centro Cristiano Fonte di Vita noi salutiamo le persone che ci stanno seguendo in internet per mezzo di YouTube. Il nostro desiderio è poter essere di aiuto, di benedizione per voi, che il Signore vi possa benedire. Ok, abbiamo parlato le ultime tre riunioni della importanza di capire qual è la nostra condizione umana. Abbiamo detto che purtroppo naturalmente il nostro spirito, la parte non materiale ma la parte spirituale, è affetta dal peccato della morte. Abbiamo detto che noi non abbiamo fatto niente, non è che meritiamo questo, ma purtroppo Adamo ci ha lasciato questa eredità. Ma la cosa importante è che Dio ha provveduto un'uscita. Dio che è giusto, Dio che sempre vince, Dio che sempre ha l'ultima parola, non ha lasciato le cose così. Dio poteva aver detto: l'uomo ha scelto la via della morte e del peccato. E io che posso fare? C'è stata una scelta loro. E ci poteva lasciare così, in questa triste condizione di peccato e di morte fisica ed spirituale. Sì o no? È così. Invece Dio, che è Padre, che è il nostro Padre, ha detto: voglio intervenire, voglio dare all'uomo una seconda opportunità. E per questo ci ha inviato il nostro Signore Gesù Cristo. Lo dice qua in Giovanni capitolo 3, versetto 16, queste parole fanno vedere questo principio, questa realtà, questa verità spirituale, che dice così: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Guardate che dice che è stato così grande, così profondo l'amore di Dio, che ha dato il suo figliolo, il suo unigenito, Gesù Cristo, con un proposito, affinché chiunque creda in Gesù Cristo come la porta, come la via, come il scelto da Dio, sì? Non perisca ma possa avere la vita eterna. Allora, che significa? Che noi non moriremo? Probabilmente sì. Perché dico probabilmente? Perché noi credenti abbiamo una speranza che Gesù Cristo tornerà e rapirà la Chiesa. Perciò sarà nella storia dell'umanità una generazione che non vedrà, non soffrirà la morte. Sarà come Elia e come Enoch, presi, rapiti, e scomparirà quella generazione. Per questo dico, noi che abbiamo vita abbiamo la speranza di appartenere a quella generazione, sì o no? Quelli che hanno morto, allora dormono, stanno dormendo e un giorno saranno risuscitati. Ma la generazione nostra ha ancora la speranza di non vedere la morte. Ma mettiamo che il Signore ci chiama prima, perché giustamente nessuno sa quando il Signore tornerà. Uno ha la speranza che sia questa la generazione, ma non è detto che sarà questa. Nessuno lo sa. Se il Signore mettiamo che ci chiama alla sua presenza, sicuramente nello fisico, sì, la persona morrà, sì?
ma la parte spirituale non può morire, perché la parte spirituale è stata disegnata per vivere in eterno. D'accordo? Perciò la scrittura dice affinché chiunque crede in lui non perisca, significa non muera, ma abbia vita eterna. Significa che la parte dell'anima e la parte dello spirito continuerà a vivere con Dio. Questo weekend ho sentito la TVN Italia, è stato sabato, ieri, un fratello insegnante, e lui diceva: chi nasce una volta morirà 2 volte. Chi nasce 2 volte morirà una sola volta. Che significa? Chi nasce una sola volta, cioè nello naturale, morirà fisica e spiritualmente. Invece chi nasce 2 volte, cioè nello naturale e nascere dello spirito, morirà solo una volta, la parte fisica, perché la parte spirituale vivrà. E questo mi è piaciuto perché è vero. D'accordo? Ok. Prima di entrare a Efesini, vorrei ricordare una parola che abbiamo visto l'ultima volta, in Romani capitolo 6, versetto 23. Dice così la scrittura, Romani 6, 23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. La scrittura è chiara, è una luce, è una lampada. E dice la scrittura così, guardate, il salario del peccato è la morte. Perciò la persona che è affetta dal peccato, alla fine morirà. E non soltanto morirà fisicamente, ma morirà nello spirituale. Spiritualmente. La scrittura parla in Apocalisse che quelli che non sono stati scritti nel libro della vita sono stati gettati al lago, all'inferno, alle stagno di fuoco e solfo. Tutti coloro che non sono stati registrati e scritti nel libro della vita. Perciò tristemente esiste la seconda morte, la morte dell'anima, la morte dello spirito. In che senso? Non è che ho detto qualche minuto fa che l'anima e lo spirito non possono morire? Sì, è vero, non possono morire. Quando si parla di morte significa che la persona viene lontana da Dio. La seconda morte ha a che vedere con non poter stare con Dio.